Il termine divertente o fun viene spesso usato internazionalmente nel mondo dei videogiochi per descrivere qualcosa di intrattenente, coinvolgente, che ci fa immergere nel gioco, che ci invoglia a giocarlo, che è esteticamente o sensorialmente piacevole da fare o da vedere a schermo. Ma la verità è che purtroppo il divertimento in sé non esiste. Tutti questi sentimenti e sensazioni che ho appena elencato sono frutto di emozioni e sentimenti diversi che ci colpiscono mentre guardiamo un'opera o ancora meglio mentre giochiamo un gioco e che sono studiate per essere all'interno del gioco. Io sono Alessia e se anche voi siete curiosi di sapere da dove derivano le emozioni che proviamo giocando e soprattutto come fanno i videogiochi e coloro che li creano a utilizzare tecniche psicologiche e artistiche di game design per attivarle, allora seguite questo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per conoscere altri contenuti come questo. Quando ho studiato game design, a me e ai miei compagni di corso è stata bannata l'uso di una parola. Tecnicamente due in realtà, fun e divertente. In realtà tutte le declinazioni di divertente in tutte le lingue che potevamo parlare. Col tempo chi la usava durante le classi o nelle documentazioni in inglese veniva punito con un compito in più. Potrebbe sembrare una misura un po' eccessiva, specialmente per il parlato, e anche tra gli studenti poteva diventare fonte di meme. Come tutte queste misure studentesche, però, era mirato a farci comprendere un concetto fondamentale. È effettivamente vero che nella documentazione professionale e nel game design l'aggettivo divertente non significa assolutamente nulla, e come futuri game designer lo dovevamo capire al più presto. Spesso la parola divertente è usata come scorciatoia linguistica per esprimere qualcosa che è diverso non solo a seconda di chi lo pronuncia, ma a seconda della situazione e di quello che vogliamo intendere. Semplicemente in un contesto colloquiale sarebbe ovviamente ridondante andare a spiegare cosa ci suscita il gioco in ogni determinato contesto, anche se con chiacchiere più serie credo sia un metodo molto interessante per scambiare pareri. Quando giochiamo il nostro cervello non registra "mi sto divertendo", registra una sequenza continua di stimoli, aspettative, feedback, tensioni, challenge e successi, fallimenti e ricompense. Tutto ciò che accade nel nostro cervello è progettato da chi crea i giochi, talvolta in modo efficace, talvolta meno, per creare un loop dopaminico che è ciò che ci fa divertire. Le emozioni dei giochi si basano infatti su una serie di premesse, anticipazioni, challenge o interazioni e successiva ricompensa. Le premesse e le anticipazioni creano aspettativa ed eccitazione per ciò che accadrà. Le interazioni e le sfide creano talvolta tensione, immersione o altre emozioni che ci coinvolgono nel gioco. Le ricompense invece sono tali perché rilasciano la dopamina e risolvono le aspettative dei giocatori, facendogli provare la sensazione che si attendevano. Questo loop è estremamente potente per qualsiasi gioco, perché può essere delineato in qualunque formula e qualunque tipo di progetto interattivo, ma può essere anche pericoloso perché per lo stesso motivo può creare circoli viziosi e se usato in alcuni giochi di determinati generi, può creare dinamiche psicologicamente e socialmente pericolose. Su questo canale faccio poco opinionismo, ma in questo caso si tratta di situazioni con dati comprovati e studi a riguardo, che vi lascio in descrizione per proteggervi da determinate dinamiche che potrebbero veramente farvi male come giocatori e a mio avviso anche come sviluppatori se lo siete. All'interno di questo loop quindi c'è tutto ciò che vogliamo da un gioco, perché per ogni sua fase possiamo esperire non una ma molteplici emozioni. Questo flow di emozioni si traduce in un design che cerca meno monotonia possibile, proprio per coinvolgere il giocatore in questo loop dinamico, sia per quanto riguarda il gameplay, le sue componenti, ma anche per quanto riguarda il level design e il modo in cui il giocatore può navigare i livelli del gioco. La teoria dell'emotional game design o game design emozionale è proprio volta a progettare sistemi che rendono il giocatore emotivamente coinvolto nelle conseguenze delle proprie azioni. Bisogna infatti distinguere fra emozioni e sentimenti in questo senso. Le emozioni sono risposte fisiche e istintive, universali e radicate nell'evoluzione umana. I sentimenti sono esperienze soggettive e individuali e un po' più variabili a seconda delle persone. Il design emozionale in particolare mira a connettersi con le emozioni istintive per raggiungere un pubblico ampio e creare un legame profondo, per poi creare solo in un secondo momento sentimenti duraturi verso un determinato pubblico. Secondo Don Norman, le emozioni possono essere viscerali, comportamentali o riflessive. Le emozioni viscerali ci fanno avere una reazione istintiva e veloce, quelle comportamentali ci inducono a cambiare le nostre azioni all'interno del gioco, mentre quelle riflessive hanno spesso un ricordo o un attaccamento duraturo. Le reazioni viscerali sono personali e transitorie, quindi poco efficaci da sole per trattenere il giocatore per 20, 30, 100 ore di gioco, ma sono fondamentali per catturare e creare picchi di attenzione, mentre i sistemi di gioco influenzano emozioni e comportamenti su tempi lunghi, creando feedback loop che rafforzano il ritorno del giocatore sul gioco, proprio come dicevamo prima.
Ogni emozione di gioco può essere legata al tema dell'opera, al suo stile artistico, alla sua narrativa, a una specifica meccanica, interazione o sistema. Il recente discusso Horses, per esempio, non ci fa provare solamente orrore nel senso più classico del gioco horror. Il tema dell'opera potrebbe suscitarci curiosità, straniamento, però la sua narrativa e le sue meccaniche ripetitive potrebbero farci immergere nell'esplorazione e nella routine del protagonista. Queste emozioni in game design possono essere identificate come scoperta, appunto legata alla scoperta ed esplorazione, ma anche anticipazione di ciò che potrebbe accadere, ma anche mimesi, che è ciò che ci immerge in una simulazione di una seconda realtà attraverso la routine straniante ma familiare del protagonista in questo caso, e ancora immersione, che ci permette di coinvolgerci emotivamente e sensorialmente in un gioco attraverso le azioni e il gameplay in prima persona. Nel caso di Horses potrebbe prevalere anche un'emozione di inverosimiglianza, unlikelihood, sia per le figure inquietanti del gioco, ma anche per elementi improbabili della sua narrativa, potremmo dire. Alcune meccaniche ci porteranno anche sicuramente, quantomeno, al disgusto per le nostre azioni, ma anche potenzialmente a tristezza, rabbia e paura, il sentimento predominante nei giochi horror atmosferici. Alcune di queste emozioni che ho citato potrebbero sembrarvi molto viscerali, specialmente se avete giocato il gioco e sapete di cosa sto parlando, ma se costruite e analizzate sul lungo termine possono portare a comportamenti riflessivi ed emozioni che rimangono attaccate al giocatore anche dopo che ha finito una partita. In altri giochi trasversalmente diversi, come quelli competitivi o sociali, ci troveremo a scontrarci con altre persone o a interagire con loro. Questo tipo di interazioni in giochi competitivi come MOBA o hero shooter ci portano ad una serie di emozioni in momenti diversi del gioco. L'emozione fiero è legata a quando riusciamo a superare un'avversità e a trionfare su una sfida. Un sentimento presente in moltissimi altri giochi dove la sfida e l'avversità, anche con vari gradi di difficoltà, rappresentano un muro di abilità o narrativa o logica per il giocatore, come in giochi di generi totalmente diversi come Dark Souls, oppure Blue Prince, o ancora Celeste, oppure Hollow Knight. Giochi come The Finals ci possono dare questo, ma anche vertigo e sensazione di manipolazione fisica che occorre quando interagiamo appunto con la fisica e gli elementi di gioco. Se perdiamo in uno scontro proveremo rabbia, ma se stiamo per raggiungere un obiettivo, ottenere una kill o vincere una partita, l'anticipazione in questi tipi di giochi si traduce in eccitazione e adrenalina per gli eventi inaspettati. Cosa influenza quindi queste emozioni e come fa il gioco a suscitarle? Attraverso la narrativa, le meccaniche e i feedback visivi. Può essere una risposta inconscia ad un input o qualcosa che avviene a schermo o nelle nostre orecchie. La narrativa influenza tramite il tema e lo stile, come si presenta la storia, il genere narrativo e cosa vuole comunicare a pelle attraverso trama e gameplay. Non si parla soltanto di storia o giochi narrativi, si parla anche di storytelling, branding del gioco e come esso viene presentato al giocatore. Il tono, ovvero come la storia o il branding o lo storytelling del progetto viene presentato anche con poche parole, con immagini e con suoni al giocatore. E infine anche la storia in sé, cosa racconta e che messaggio vuole trasmettere, se ce n'è uno, il tono della scrittura, il modo in cui viene rappresentate le parti narrative e le interazioni narrative. Le meccaniche invece influenzano tramite i sistemi e le agency che ha il giocatore sul mondo, le interazioni fisiche che può usare e come esse si collegano ad esempio alla storia. Le meccaniche influenzano tramite i sistemi di gioco, la complessità delle interazioni e il tipo e la quantità di agency che il giocatore ha sul mondo e anche le singole interazioni all'interno del gioco e come esse si collegano al tono e alla storia. Per feedback visivo invece parliamo di cosa facciamo quando interagiamo, che parti del mondo tocchiamo, dove camminiamo, con chi parliamo, cosa ci comunica l'interfaccia, che tipo di effetti ci sono e come gli elementi di gioco sono visivamente e stilisticamente legati o scollegati tra loro, come si animano e come si presentano a schermo. In questo aspetto viene incluso non solo la parte artistica, di UI, di effettistica, ma anche di level design ed environment. Pensiamo soltanto alla differenza abissale che l'aspetto visivo e stilistico fa in un gioco horror piuttosto che in un auto-battler mobile molto vivace. All'interno del nostro loop dinamico è importante considerare che molto spesso bisogna prendere trasversalmente questi fattori, perché in alcuni giochi tema e interazioni vanno d'accordo nel cercare un determinato feeling, ma talvolta c'è una volontà di design molto precisa di creare una sorta di frizione, una dicotomia, una dissonanza.
una simmetria tra ciò che il gioco ti fa fare e ciò che il gioco ti racconta, un contrasto tra feedback visivo e interazione, o addirittura fra le meccaniche stesse e il tema della storia. Questo porta un sentimento di ovviamente disagio, confusione o addirittura, se fatto in un determinato modo o verso una certa direzione, anche comicità. All'interno del nostro loop dopaminico si nasconde quindi una progettazione mirata, fortemente legata al game loop e di conseguenza al game design del gioco. A differenza di quello che qualche boomer disinformativo vuole farvi credere, i giochi non sono tutti uguali e nemmeno le sensazioni, esperienze ed emozioni che ci portano a provare. Essendo legato al design, il loop di emozioni possono essere drasticamente diversi per genere, tipo di gioco, tipo di design e generali intenzioni di progettazione del gioco. Arrivati a questo punto abbiamo capito perché parlare di divertimento sia una semplificazione che potrebbe starci stretta, perché quello che chiamiamo divertimento non è altro che il risultato finale di un sistema molto più complesso, fatto di scelte, compromessi, interazioni, intenzioni, emozioni progettate e sentimenti soggettivi unici. E capire questo come giocatori ci rende più consapevoli di ciò che ci coinvolge in un gioco, ma anche quello che a volte ci manipola, e come designer ci costringe a progettare e a prendere responsabilità del fatto che le emozioni e i loop che creiamo nei giocatori sono frutto di nostre scelte progettuali oppure mancanze. Se questo video vi ha fatto guardare ai giochi in modo un pochettino diverso, vi invito a lasciare like se vi è piaciuto questo video, e se volete continuare a esplorare il mondo del game, level design e tutto ciò che rende i videogiochi quello che sono, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i video del prossimo anno. A presto ragazzi! There's no one here who can go there with you. You've got to go.